Amici e amiche, benvenuti e benvenute a questo nuovo tutorial. Oggi parleremo di formule, quindi come impostare le formule in Excel, come riuscire a far fare a Excel il lavoro sporco, cioè il lavoro dei calcoli, quello che a noi proprio non ci piace e che quindi è meglio che se lo faccia Excel, visto che Excel è un foglio di calcolo automatizzato, quindi dobbiamo fargli fare quello per cui è stato progettato. Prima di andare a vedere le formule, però vi voglio ricordare che questo tutorial fa parte di un corso completo di Excel che si trova sul mio canale, quindi se volete seguire completamente il corso potete iscrivervi al canale, è totalmente gratuito ovviamente. Trasferiamoci, andiamo a vedere adesso le formule. Allora, per guardare le formule possiamo impostare una serie di dati. Ad esempio, possiamo impostare, magari ingrandisco leggermente, impostiamo ad esempio mesi, poi possiamo impostare entrate, uscite. Allora, togliamolo. Poi mesi possiamo mettere gennaio, poi su gennaio possiamo usare sempre questo quadratino qui di riempimento per stirare la cella, quindi con l'autofill, il riempimento automatico che siccome Excel, vi ricordo, conosce i mesi dell'anno, basta digitare il primo mese e poi stirare per fare tutta la sequenza. Allora qui mettiamo una serie di entrate e uscite e poi qui mettiamo allora utile. Bene, possiamo anche andare una serie di formattazione, così riguardiamo un po' le formule viste nei tutorial precedenti. Qui mettiamo tutti i bordi. Ovviamente questa formattazione non ha nulla a cui vedere con le formule, quindi se facessimo la stessa cosa ad esempio su queste celle qui che sono totalmente senza formattazione, andrebbe bene ovviamente lo stesso, ma tanto diciamo per dare un po' di colore, per farvi vedere come ad esempio possiamo formattarle e renderle più visibili a colpo d'occhio. Allora mettiamo una serie di entrate, ad esempio 800, anzi queste qui però facciamo che queste celle qui noi non scriviamo più in rosso ma scriviamo in automatico, che quindi è in nero. Poi facciamo 600 e poi qui ci sarà l'utile, si scende automaticamente, lui sa che abbiamo fatto un collegamento fra queste celle, quindi si andrà a posizionare sotto la prima colonna. Allora 650, le uscite facciamo che sono 500, invio, mettiamo dei dati ovviamente. Ad aprile abbiamo guadagnato poco, 600, invece abbiamo avuto un sacco di spese. Allora 850, 800, 950, mettiamo 750, 1000 e 900. Ok, mettiamo che abbiamo una tabella con le nostre entrate e uscite e noi dobbiamo calcolare l'utile per mese. Per fargli questo noi utilizziamo le formule. Quando noi scriviamo una formula, la formula inizia sempre con un uguale, quindi ci posizioniamo sulla cella dove vogliamo impostare
la formula e scriviamo uguale, e poi possiamo scrivere 800 meno 600, invio, e ovviamente lui avrà scritto 200. Se noi andiamo a rivedere la cella, vediamo che qui abbiamo il risultato 200, ma la formula che noi abbiamo impostato la vediamo qui nella barra della formula. Questa barra della formula c'è scritto appunto uguale 800 meno 600. Ovviamente io l'ho digitato sulla casella, ma noi potremmo digitarlo anche direttamente su questa barra della formula, non cambia assolutamente niente. Andiamo a impostare, diciamo, anche nella cella sotto una formula, quindi uguale, però stavolta invece di mettere 800 e 900 mettiamo, diciamo, il nome della cella, quindi B3 meno C3, invio, e il risultato è 150. Vi voglio far notare una cosa: benché questi due risultati siano tutti e due completamente esatti, in questo caso qui abbiamo usato una formula con dei riferimenti alle celle. Qui abbiamo detto che qui deve fare il contenuto di B3 meno il contenuto di C3, qualunque contenuto sia. Quindi se noi quando impostiamo le formule mettiamo il riferimento alle celle e non il valore, come ad esempio qua, succede questo, che se noi dove abbiamo impostato le celle andiamo per qualche motivo a cambiare questo valore, gli mettiamo ad esempio 600, automaticamente questa formula tiene conto della variazione e quindi aggiornerà il risultato. Se noi invece lo cambiamo qui e gli cambiamo, mettiamo di 600, mettiamo ad esempio 700, ovviamente questo modo di impostare la formula con i valori non ha subito nessuna variazione, quindi praticamente risulterebbe sbagliato. Quindi questo primo modo di impostare le formule mettendo il valore della cella, diciamo che non è da utilizzare, nel senso che se poi dobbiamo cambiare i valori di entrata, la formula non ne tiene conto. Mentre qui, come abbiamo visto, cambiando i valori, qui se mettiamo 500, ovviamente automaticamente la formula ne tiene conto. Adesso qui ho impostato la formula andando a scrivere B3, C3, però possiamo farlo anche meglio, cioè noi possiamo scrivere uguale e invece di andare a scrivere le coordinate della cella possiamo andare a selezionare. Si seleziona col mouse come una normale selezione, quindi questa cella meno questa cella e invio, così è già più veloce, molto più veloce. Altra cosa, noi possiamo andare a copiare questa cella anche sotto senza andare più a riscrivere, neanche selezionando le celle, quindi si può andare su, si seleziona la cella, copia, si seleziona dove si vuole andare a incollare e si fa incolla, tolgo la selezione. Ecco che automaticamente lui ha capito di copiare questa formula qui sotto, però non l'ha copiata, diciamo, completamente, cioè non è che ha copiato B4C4, ma ha copiato B5C5, perché lui ha capito che noi stiamo realizzando una serie, un po' come avevamo visto quando scrivevamo ad esempio lezione 1 negli altri tutorial, tiravamo giù e lui automaticamente faceva lezioni 2, 3, 4, 5, lui capisce che stiamo realizzando, diciamo, una serie. La stessa cosa quando copia le formule, quindi B4, C4, lui l'ha copiato con B5 C5, ma la cosa non finisce qui. Adesso faccio un attimo un po' di pulizia.
Noi possiamo anche usare la stessa cosa che abbiamo visto con lezione, qui possiamo prendere questa e stirarla giù. Ecco che lui automaticamente ha stirato B6-C6, B7-C7 e B8-C8. Quindi questa è un'applicazione del quadratino di riempimento, questo quadratino verde qui, che oltre a stirare i valori o stirare, diciamo, le serie, può stirare anche le formule. Vi voglio far vedere adesso una cosa molto importante, perché dovete tenerne proprio conto, perché ad esempio questa formula qui funziona soltanto se la prima cosa che digitate è l'uguale. Cioè se noi qui per errore, o possiamo guardarlo qui, per errore non scriviamo subito l'uguale nella cella, ma mettiamo uno spazio perché ci siamo sbagliati, ecco cosa succede. Questo, cioè lui non riconosce più che è una formula e non fa nessun calcolo, ma farà come se fosse un testo. Per lui è uguale B6 meno C6, ma testo, non su una formula. Quindi qui bisogna fare attenzione che l'uguale sia proprio a sinistra completamente. Quando è a sinistra si illuminano anche le varie caselle che compongono la formula, così sono molto visibili. E voilà. Stessa cosa ovviamente se lo facciamo nella barra della formula, basta che noi mettiamo uno spazio per errore e noi non avremo nessun calcolo. Torniamo indietro. Andiamo a fare adesso la somma. Mettiamo che qui noi vogliamo fare ad esempio totale, anzi totali. Totali vogliamo fare la somma, i totali delle entrate, poi i totali delle uscite e il totale del nostro utile. Allora faremo come abbiamo imparato, uguale questo più questo più questo più questo più questo più questo più questo, invio, e questo sarebbe il risultato. Quindi questo in formula, barra della formula, ci dice che noi abbiamo sommato da B2 a B8, quindi da B2 fino ad arrivare a B8 tutta la serie. Qui nella barra della formula dà le caselle, le celle dove sta facendo il calcolo e nella cella il risultato. Se noi vogliamo fare il totale delle uscite o dell'utile, non c'è bisogno di rifare la stessa cosa impostando tutte le celle, ma basta ovviamente stirare ed ecco fatto. Automaticamente, stirando le celle sempre con questo quadratino di riempimento d'autofill, noi possiamo stirare la formula e lui capisce che deve fare la stessa cosa che ha fatto su questa colonna B, la deve fare nella colonna C e nella colonna D. Se noi diciamo vogliamo, ad esempio, stiamo facendo un sacco di calcoli, è pieno di dati, ma c'è qualcosa che non ci torna e vogliamo controllare quale formula abbiamo inserito nelle nostre celle, è molto utile questo comando qui. Uno va nel ribbon, nella barra multifunzione, va nella tabella, nella etichetta formule e va a vedere qui mostra formule. Questo mostra tutte le formule ed ecco fatto. Quindi noi avremo tutte le caselle automaticamente che possono guardare, dove si può guardare le formule. Quindi qui cosa abbiamo inserito in questa casella, in questa e in tutte le altre caselle. Mostra formule è un apri e chiudi, cioè possiamo farlo con accendi e spegni praticamente. E questa è una funzione molto utile per andare a fare un controllo su quello che stiamo facendo.
Questo tutorial finisce qui, io vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial.